Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti alla puntata su Mercurio retrogrado, quindi benvenuti a questo recap su questo transito eccezionale che Mercurio retrogrado nel segno del Toro compie dal 21 aprile al 15 maggio e cerchiamo di capire insieme a metà di questo tragitto che cosa ci sta portando, cosa vuole suggerirci l'universo attraverso questo moto apparente di retrogradazione del messaggero, del pianeta, dei messaggi, della parola, dell'intelligenza, delle notizie e del pensiero. Ora che abbiamo capito, no, più o meno a che cosa serve questo transito così di cambiamento, cerchiamo di fare le previsioni segno per segno per vedere in quale settore per ciascuno di noi, per ciascun segno, per ciascun ascendente si sta muovendo l'energia. Quindi qual è il settore che deve essere rivoluzionato? Lo guardiamo insieme, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete e cari amici con l'ascendente Ariete, questo Mercurio retrogrado congiunto al Sole, a Urano e al nodo nord porta per voi delle svolte e una grande consapevolezza, dei grandi cambiamenti, anche una revisione per tutto ciò che riguarda il vostro benessere, la vostra economia, le vostre emozioni, gli attaccamenti, le persone che avete intorno e soprattutto, ragazzi, che poi è il trend insomma di questo transito, la vostra capacità di badare a voi stessi. Allora, l'essere umano dovrebbe essere in grado di reggersi sulle proprie gambe, ovviamente questa è un'utopia, perfettamente, senza badare psicologicamente, emotivamente ed economicamente, tanto più autonomamente proprio a livello di fisico, a meno che non ci sia una patologia, da nessuno. Quella è la finalità ultima dell'essere umano. Quindi tutte le dipendenze affettive da mamma, da papà, dal fidanzato, dalle amiche, da un luogo di origine dal quale da una casa che ci dà sicurezza perché è la casa dell'infanzia e non riusciamo a staccarci perché ci viene l'ansia, tutte le dipendenze legate al cibo, allo shopping, al lusso, anche al materialismo. Spesso la rete ha questa cosa per tutta una serie di combinazioni, quindi anche quello, anche l'attaccamento materiale è una sorta di insicurezza, attaccamento emotivo che cerca la compensazione nel materiale, quindi sentirsi manchevoli di qualcosa e rassicurarsi possedendo sempre di più, no? Quindi il possesso, a volte spesso ci possono essere degli attaccamenti molto forti alle persone, alle situazioni, anche una sorta di materialismo, ma ragazzi è tutta apparenza, tutto quello che si colma con la materia, col possesso, con i possedimenti, anche col numero di amici, col numero di persone che sentiamo di aver bisogno attorno, di taggare su Facebook o su Instagram per far vedere che ne abbiamo tante. Quindi gli eccessi, gli accumuli servono, più sono grandi gli accumuli e anche più sono forti le dipendenze, anche dal bicchiere di vino, da qualsiasi cosa, no? Anche dal cibo, dallo shopping, sono la spia, la compensazione fisica di qualcosa che è una mancanza probabilmente emotiva, no? Come se aveste paura di non essere, nonostante il vostro coraggio, la vostra audacia, no? La vostra forza, ecco, magari uno dei punti deboli è quello di pensare di rimanere da soli, nella coppia, con gli amici, magari di fare un lavoro individualista. Quanti arieti si sentono scompensati perché non riescono a fare il libero professionista, quindi a lavorare in solitaria? A volte il problema si nasconde proprio qui, no? In questo sottobosco taurino che vi caratterizza, ok? Con questo Mercurio congiunto a
Urano e al nodo nord, sembra che l'universo vi dica che è arrivato il momento di metterci mano, di vedere a che cosa vi attaccate troppo. State tranquilli perché non vi verrà tolto tutto, no? Come ho detto nell'introduzione, che sia stata un pochino lunga, quindi capisco se persone arietine col fuoco non ce l'hanno fatta a sentirla tutta. Quello, come ho detto nell'introduzione, l'universo ci toglie soltanto quello che le nostre spalle possono reggere, ok? Quindi non ci toglie tutto. Quello che ci fa bene, che riusciamo ad integrare, elaborare, processare in questo momento. Potrebbe accadere di tutto, per esempio essere abituati a chiedere sempre soldi a mamma, a chiedere sempre un aiuto economico, un appoggio al partner, all'altra persona, siccome l'universo dice che è il momento di cambiare perché c'è il nodo nord, potrebbe arrivarvi la risposta anche della banca: non si fa più credito, no, mi dispiace, non te li do più. Questo non è una cattiveria nei vostri confronti, è un fermarsi, perché significa che ce la potete fare da soli, ovviamente cambiando modus operandi e cercando delle soluzioni di cui poi sarete assolutamente fieri. Vi ricordo che questi pianeti in Toro formano degli ottimi aspetti con Saturno e Marte, quindi il sostegno in famiglia, anche se possono, no? Se si può creare un po' di fuego, di dinamiche, no? Un po' tese, perché forse voi volete trasferirvi, cambiare famiglia, avete bisogno di qualcosa per la famiglia. L'energia che si scaturisce dalle dinamiche familiari vi sarà molto utile, come una benzina al fuoco, per portare a compimento questo processo, questo procedimento, e soprattutto adesso iniziate. All'inizio vi sembrerà di no, ma abbiate fede che sarà così. I cambiamenti, le cose che cambiano, anche le mancanze, i no, gli allontanamenti e gli stop che vi arrivano adesso nel giro di un anno, con l'intero transito di Giove in Ariete, sestile a Saturno in Pesci, vi faranno diventare una persona dalla solidità, dalla maturità, dalla completezza e anche dall'abbondanza, dal radicamento e dall'abbondanza a cui forse oggi non credereste. Se avete fiducia in voi stessi, nella vita, vi impegnate e cambiate alcune dinamiche tossiche e pensate principalmente a voi stessi, no? A provvedere a voi stessi senza cercare l'aiuto, per voi è in regalo un radicamento e una crescita che vi porteranno tanta abbondanza. Ricordate che la persona più radicata e più vive nell'abbondanza, come piace a voi. Quindi questa è una cosa fantastica. Fatemi sapere chi si sottrae al vostro controllo, chi vi mette degli stop, perché comunque sarà interessante un confronto ed è tutta crescita. Quindi buon transito di Mercurio retrogrado. Cari amici del Toro, cari amici con l'ascendente Toro, per voi questa revisione immobiliare e personale vi riguarda un po' a 360 gradi. È come se fosse arrivato il momento di operare, di iniziare a pensare, di operare dei cambiamenti, delle svolte proprio in campo materiale, immobiliare, o cambiando proprio casa, traslocando, vendendo, acquistando, no? Facendo grandi cose, ristrutturando qui, e sembra che probabilmente o ce la dobbiate fare con le vostre forze, o le persone o le banche su cui magari facevate affidamento per cambiare, no, tutte queste cose, non solo le banche, gli istituti, i punti di riferimento, i consulenti, no? Le agenzie che vi sostenevano, da cui vi rivolgevate, forse devono essere cambiate. C'è un cambiamento che parte prima dalla mente, dal pensiero, dalle informazioni, quindi probabilmente anche i professionisti, e poi si attuerà quello che è il cambiamento a partire ovviamente dall'ingresso di Giove nel vostro segno, che sarà lungo e determinante. È probabile che l'intenzione di fare dei cambiamenti e
diciamo, i dei cambiamenti stessi siano già stati messi in atto negli anni precedenti. Voi avete Urano che lentamente vi sollecita dal maggio 2018 fino al 2026, insomma, tirerà così. L'anno principe, no? L'anno clou di questo cambiamento portato, richiesto, sollecitato da Urano nel segno del Toro sarà da maggio 2023 a maggio 2024, perché arriverà Giove a portare a compimento e a maturazione questa piantina, no? Di rivoluzione che si sta, questo seme della rivoluzione, della ribellione che è stato piantato nel vostro vaso, nel vostro, così, nella vostra energia da Urano ormai da 5 anni. E quindi ovviamente siccome parliamo di un tempo lungo è chiaro che si fanno dei tentativi, si sbaglia, si cambia idea, si ritorna su, ci si rivolge a nuove persone, si sentono nuove campane e si prova a ripartire. Quindi è chiaro che probabilmente già nell'estate dell'anno scorso, con la congiunzione Marte-Urano in nodo nord in Toro dal 5 luglio al, non mi ricordo, 20 agosto, 20-30 agosto, 23 agosto se non sbaglio, voi abbiate già tentato, se non abbattuto, dei muri, delle mura, no? Delle alte mura che delimitavano quello che era il vostro orticello, come se abbiate iniziato a ribellarvi a delle cose precostituite, magari a delle cose che non vi facevano sentire liberi, abbiate cercato di cominciare a togliere e a gestire cose. All'epoca c'era ancora Saturno in Acquario, quindi questo può o aver generato caos o essersi arenato per il caos. Adesso c'è la possibilità di riprendere quel discorso, quindi che poi è tutto finalizzato alla volontà di stare meglio. Voi procedete proprio come forma mentis, come indole, per stati di avanzamento, per miglioramenti che passano anche attraverso il nido, la tana o il possesso di determinate cose. La tana nello specifico è più legata al segno del Cancro, però anche voi avete proprio bisogno di appoggiarvi a qualcosa di concreto che vi offre il punto di riferimento. Quindi di solito il cambiamento che parte prima da voi di solito poi si riflette attraverso quello che voi possedete e il luogo o le persone su cui fate affidamento, no? Quindi voi ambite ad un percorso di evoluzione, di miglioramento ambizioso che si trasforma attraverso ciò che possedete. Quindi quello che è iniziato l'anno scorso, sicuramente con un Saturno avverso, quest'anno può trovare poi alla fine con Giove e con Saturno a favore, adesso fino al 20 maggio anche con Marte in Cancro, quindi avete anche il sostegno della famiglia, può trovare un appoggio. Questo è il momento di mettere in discussione, se non l'avete ancora fatto, cosa però difficile perché è probabile che siete già arrivati in questi primi 10 giorni di Mercurio retrogrado congiunto ad Urano all'idea di dover cambiare un percorso che pensavate già, percorso apposta, no? Già stabilito. Qui guardatevi intorno, sentite varie campane, confrontatevi, vi accorgerete sicuramente dopo la luna piena in Scorpione di quello che può essere e di quello che non sarà, perché la luna piena in Scorpione, qualora ci fossero indecisioni, misunderstanding, dovrebbe rivelarvi qualcosa di fallace, quindi sicuramente ci sarà anche una scrematura, no? Nel caso ci fossero delle indecisioni. Quindi fate un recap, cambiate idea, fatevi consigliare, cambiate referenti, perché attraverso il cambiamento molto probabilmente arriverà la fortuna su cui poi si appoggerà
Giove, quindi questo è importante, ok? Fatemi sapere nei commenti che cosa sta accadendo. Ricordatevi che voi siete i protagonisti principali, i cambiamenti che innescate adesso, le rivoluzioni che innescate adesso avranno un anno esatto, 12 mesi di espansione, no? Quindi è chiaro che devono essere fatti con un certo criterio. Detto ciò, stabilità e durata sono dalla vostra. Piccola chicca di cui poi parleremo con il video Giove in Toro: dal 20 maggio con l'ingresso di Marte in Leone ci sarà quell'attrito tra Giove in Toro e Marte in Leone che se non è ben oliato vi farà capire, no? Se non avete ancora preso tutte le decisioni, proprio nella messa in pratica della cosa, nel lanciare la macchina, capirete che l'ingranaggio come va perfezionato, quindi avrete anche un riscontro oggettivo. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e buon Mercurio retrogrado. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, per voi questo transito di Mercurio in Toro retrogrado congiunto al Sole, a Mercurio e ad Urano vi sta lavorando, scardinando molto a livello inconscio, qualcosa che inizia adesso a forzare, rompere una sorta di ribellione lenta, no? Che porta a forzare una cocciutaggine, una chiusura verso cose che voi non vorreste mai mettere in discussione a livello razionale, ma che a livello emotivo probabilmente trovano un'insofferenza. Adesso inizia tutto un procedimento di revisione che può essere lento, tanto quanto sono dure le vostre resistenze a cambiare cose che non volete cambiare, ma sta iniziando una lenta ribellione che poi fra un anno, nei giorni del compleanno 2024, vi porterà a sbocciare a nuova vita. Quindi per voi il lavoro di revisione che riguarda le idee, le comodità, il pensare di adagiarsi in certe situazioni all'infinito, il pensare di nascondersi dalle responsabilità, il nascondersi a volte dietro alla famiglia, alle abitudini familiari, no? Tutta una serie di pregiudizi che per il gemelli e anche per le gemelli lavorano molto a livello inconscio, no? Che è poi l'attaccamento con le comodità, il giocare sempre un po' in difesa senza esporsi, cercando di avere magari, no, la massima resa con la minima spesa. Tutte queste elucubrazioni che possono, come dire, spingere le ottave basse del gemelli vengono messe in discussione e proprio c'è un cambiamento inconscio. Quindi quello che inizia adesso dentro di voi arriverà a manifestarsi nel 2024-2025, quando risorgerete molto proprio come persone. Quindi inizierà tutto con un cambiamento di abitudini, con lo sforzo per prendervi delle responsabilità, con un rischio, con l'uscita da una comodità, no? Con l'uscita da un'abitudine, con lo spezzare un atteggiamento mentale ereditato in famiglia. Vedete, se avete delle persone del segno del Toro in famiglia, nei confronti delle quali magari state scardinando le abitudini, no? Parlo della famiglia di origine perché per i gemelli è la famiglia di origine, i genitori, i fratelli, i cugini che possono influenzare psicologicamente il soggetto. Quindi comunque il processo di revisione che state già vivendo, che è già in atto e verso cui state andando incontro, è una revisione psicologica che vi porta un passo avanti verso voi stessi, quindi verso la libertà psicologica da tutto il clan, diciamo, da tutta quella fase adolescenziale, ripeto, che vi vede molto figli, molto fratelli, molto cugini, e vi porterà invece ad una capacità di affermazione e di scoperta
di voi stessi, di scoperta della vostra persona che, ripeto, sboccerà l'anno prossimo. Quindi la rinascita. Ci sarà una rinascita, c'è chi ci mette 3 anni, c'è chi ha bisogno magari del transito di Saturno, 3 anni nel segno precedente al proprio, no? Quello del proprio sole, del proprio ascendente. Nel vostro caso sarà qualcosa di abbastanza concentrato perché ci sarà la congiunzione Giove-Urano nel segno del Toro, che è appunto il segno precedente al vostro, che ci racconta un po' il vostro inconscio, no? Quindi ovviamente c'è qualcosa che si è iniziato ad incrinare già da maggio 2018, ragazzi, incrinare nel senso che le abitudini, quelle proprio settate, su cui avreste messo la mano sul fuoco in un modo o nell'altro, o per un disagio che vi ha fatto percepire che non risuonavate più con certi modi di fare, o perché cercavate di attuarli e le risposte della vita erano niet, cioè erano negative, ma è già dal 2018 che in sordina voi avete iniziato una sorta di cambiamento interiore proprio a livello psicologico, proprio a livello di inconscio, dove vedevate che certe dinamiche non funzionavano più. Voi vi siete cimentati con l'ingresso nel 2018 di Giove nel segno del Sagittario, quindi avete avuto l'opposizione di Giove al Sole, che è abbastanza fuorviante, abbastanza inquietante, fa magari esagerare, agire troppo, fa essere irrequieti, fa fare delle scelte in un certo modo, e però quel modo di vivere, diciamo, le occasioni che vi siete dati, quello che vi siete concessi di fare all'epoca tra il 2018 e il 2019, fino al 1° dicembre 2019, quindi all'autunno 2018 fino al 1° dicembre 2019, quando poi Giove è entrato nel Capricorno, unito ad Urano nel segno del Toro che portava una sorta di ribellione, insomma, hanno portato sicuramente inizialmente del disordine nella vostra vita, ma era funzionale a farvi capire chi siete veramente e non a ripetere pedissequamente una sorta di dinamiche che avete assorbito a livello psicologico in famiglia, perché il Gemelli viene a fare questo, viene come una spugna ad assorbire psicologicamente proprio gli assetti mentali, il mindset della gente, dei genitori, perché è un figlio che ha come finalità quello di diventare un adulto diverso, e per voi quell'appuntamento arriverà da maggio 2024 fino al maggio 2025. Quindi questo dal 2018, questo con Giove è il momento in cui tutto quello che avete accumulato, che non avevate, no? Il coraggio forse anche la paura di perdere le comodità, e che quindi reprimevate, adesso inizierà a manifestarsi, e sarà in una maniera sana, perché c'è Saturno a sostenere questo Urano e questo Giove. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Buona rinascita! Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, per quanto vi riguarda, qualsiasi sia come dire, il movimento che volete fare, perché voi avete Marte nel segno fino al 20 maggio, quindi siete in fibrillazione, in movimento, sotto pressione, e come dire, siete scesi sul campo in diversi settori, molto probabilmente famiglia, voi stessi, la personalità, ma sicuramente c'è qualcuno che vi tartassa, avete avuto delle polemiche e dei doveri che si sono presentati, insomma delle scadenze, insomma voglio dire, siete molto in movimento, siete molto sollecitati, siete anche molto aiutati, perché ragazzi, a parte Giove che fra 10 giorni esce dall'Ariete, che vi ha fatto rompere le scatole e anche litigare con qualcuno, ma perché siete stati probabilmente aggrediti, adesso entra nel Toro e inizia una fase di pace, ok? Quantomeno una pace armata, ma pace. Prima viene la pace e poi viene tutto il resto. Quindi poi avete Saturno in Trigono, quindi ragazzi va bene, le cose si stanno sistemando. È chiaro che
un'ipersollecitazione da parte di Marte viene perché se le cose sono arretrate, se c'è bisogno di energia per lanciarsi e per risolvere, insomma a volte se non ci dà una spinta all'universo non ci muoviamo, noi lo sappiamo benissimo, ma nonostante ecco, questa grande sollecitazione, questo sbatti a destra e a sinistra in varie cose, il settore che con Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, nodo nord e Sole, sembra dover essere ripensato è quello degli altri. Quindi gli amici, amicizie, evidentemente con i pianeti in Toro, persone su cui potete contare, persone a cui vi rivolgete quando avete bisogno o persone che si rivolgono da voi solo quando hanno bisogno. Si possono verificare queste dinamiche, ovviamente da correggere, laddove c'è lo sbilanciamento, uno dei due dirà stop, ok? Quindi così l'universo quando deve riequilibrare dei rapporti, e quindi quando il rapporto da troppo tempo è sbilanciato, proprio come una bilancia, se io metto troppo, sono troppo generosa, questa persona si è abituata in questa cosa disfunzionale, prende, a un certo punto o in un moto così, quasi di testa, chi dà sempre si ribella. Quindi si scoccia, succede qualcosa di pancia che poi è assecondare l'energia in maniera un po' inconsapevole, no? Perché chi è consapevole, bene o male, sa che si stava esagerando e si stava andando verso uno sbilanciamento che non è mai infinito e che a un certo punto viene disarcionato o dall'universo o da qualcosa. Quindi a volte improvvisamente una persona da cui andiamo sempre ci risponde male, ci dà picche improvvisamente e noi rimaniamo ma così perché ci ha sempre detto sì, ce l'ha detto troppe volte e probabilmente noi non ci è mai venuto in mente che prendere rovina i rapporti. Oppure possiamo essere noi che abbiamo una reazione così di pancia, emotiva, perché insomma poi con il segno del cancro, con Marte in cancro, con i pianeti in Toro, questo è che non sappiamo neanche noi perché abbiamo risposto in quel modo, ma è perché eravamo arrivati a saturazione, quindi potrebbe accadere quello, oppure questo potrebbe accadere con i colleghi, aiutare sempre un collega, dare disponibilità, colleghi, classe se siete degli studenti, gruppo di studio, squadra se siete degli sportivi, no? Se fate uno sport di squadra, possono alterarsi delle dinamiche che apparentemente sembravano solide e collaudate, ma con Mercurio retrogrado proprio si vanno ad oliare, cioè si vanno a sciogliere quelle che erano le certezze illusorie, cioè quella persona per me ci sarà sempre. E non è vero, ok? Non è detto che prima quelle persone non fossero sempre disponibili, però ragazzi la gente cambia, il mondo è in continua evoluzione e se non cresciamo, come si dice, nello stesso modo, nella stessa direzione, ad un certo punto semplicemente come petali al vento alla fine di una stagione possiamo disperderci ed arriva Milla. Su queste note arriva Milla. Quindi persone su cui facevamo affidamento, anche lavoratori, no? Anche la manovalanza, se io ho un bar, uno stabilimento, un ristorante e per la stagione chiamo sempre determinate persone perché so che ci sono, mi faccio aiutare da tizio, questa volta non è detto che accada, ma quello che potrebbe succedere proprio per uscire da queste abitudini, da queste certezze illusorie, questa volta potrei non trovarci le persone da cui abitualmente mi riferivo. Ok? Quindi c'è un cambiamento. Potrebbe dover cambiare semplicemente il vostro modo di rapportarvi agli altri, sempre nell'interesse, nell'ordine dell'interesse materiale, nel chiedere piaceri, nel fare affidamento, nella fiducia cieca, cioè sempre in quelle che sono poi le qualità bovine, no? Quindi potrebbero essere disattese
tutte queste convinzioni, non è per cattiveria, avete un ottimo trigono di Saturno al Sole o all'ascendente o alla Luna, se avete la Luna in Cancro, e quindi è come se l'universo vi dicesse che siete diventati grandi per cambiare queste dinamiche e per per aggiustarle un po' e farle essere un po' più sane, perché ricordatevi sempre, la colpa non è mai tutta degli altri. Quando dei rapporti finiscono potreste anche ritrovarvi, se l'eccesso, se l'errore è stato perpetrato, se c'è un errore, no? di comportamento, di appoggiarsi troppo, di chiedere troppo, a volte si rimane completamente da soli, e quelli sono quei blackout che crea l'universo per farci capire: ragazzi, così non va, aggiustatina. Ovviamente i figli del cancro, il segno del cancro è figlio della famiglia da cui viene, magari anche da adulto continua a comportarsi come se vivesse nell'infanzia, quindi ecco, comportamenti, come dire, rivisitati e corretti qualora dovesse accadere la dinamica della solitudine, perché uscite da certe dinamiche, perché vuol dire che l'universo per voi vuole di più. E adesso, se chiedete consiglio a qualcuno che può guidarvi, visto che c'è il trigono di Saturno, avrete anche qualcuno che vi spiega bonariamente perché così non va, no? Quindi anche nuove persone di fiducia che possono sostituire le altre e che possono portarvi a maturazione. Se rimanete da soli, c'è anche un'altra spiegazione. Se invece di essere quelli che sbagliavano nella dinamica, eravate quelli che sbagliavano non in difetto, non per prendere mai in eccesso, quindi fare affidamento sempre su persone sbagliate che magari poi lo fregano, che non è... A un certo punto è quella gente stessa che è come se gli cade la maschera, è come se non ce la facessero più, dopo ovviamente tante situazioni in cui si sono approfittati. A volte capita che cada la maschera, non ce la facciano più e quindi vi dicono no, perché proprio è finita l'energia. Cioè, se le cose non cambiano è finita, l'energia finisce tra voi e quella persona. È come se si creasse un baratro incolmabile che poi è stato generato proprio da questo togliere terra per prendere. È come quando il mare, che voi, le onde che voi conoscete bene, scavi da una parte per buttare dall'altra, ok? Quindi c'è bisogno di compensazione. Fatemi sapere, insomma, quali dinamiche interessanti vi capitano. Voi vi legate siete molto abitudinari, no? Nelle amicizie, nel modo di fare, nei punti di riferimento, però insomma è probabile che qualcuno venga lasciato nel passato. Fatemi sapere come vanno le cose e buon Mercurio retrogrado. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, la rivisitazione, il cambiamento e la messa in discussione, no, di cose, di idee pregresse che Mercurio retrogrado congiunto ad Urano al nodo nord sta portando, per quanto vi riguarda, si sviluppa tutta sul settore carriera, ambizioni, mire espansionistiche e progetti. Ora, se pensavate di andare in un posto e non rifiutate quel trasferimento, se quel trasferimento semplicemente vi era stato promesso e non arriva più, se volevate aprire la partita IVA e rimandate, se volevate comprare casa e adesso vendete anche quella che avete, se di qualsiasi cosa si tratti, qui stiamo parlando proprio di cose di ordine pratico. Non è soltanto magari un fatto di dimensioni, è proprio un discorso di direzione da prendere, come se fino a una settimana fa, allora, innanzitutto quando ci sarà la luna piena in Scorpione avrete maggiori chiarimenti, perché in questo momento è possibile che, visto che c'è anche Giove in Ariete che vi dà il colpo di coda e vi fa allargare, no? E quindi in questo momento potreste pensare anche di comprare casa a Bali. Con la luna piena in Scorpione del 6 maggio accadrà che quello che proprio non deve essere, quelle che erano le prospettive che non avevano fondamenta, che erano magari anche pericolosamente incerte, dovrebbero progressivamente, se non improvvisamente, svanire, no? Quindi l'energia a un certo punto, quando si bilancia, è come se con questa luna piena ci si offrisse la
l'opportunità di fare una sorta di scrematura. Poi insomma l'asse Toro-Scorpione, lo Scorpione fa sempre quella polarità di guarigione attraverso la scomparsa, quindi quello che non dovrà essere, se doveste essere indecisi su troppe cose, non sarà. Scomparse, ragazzi, ovviamente non che lasciano tramortiti, abbastanza indolori, c'è il trigono di Saturno, quindi piena consapevolezza di quello che non era il caso che fosse, insomma, ecco questo. Rimane l'essenziale di quelle che sono le vostre ambizioni, può trattarsi di un discorso, di una mira, di un'aspirazione, di un'intenzione, di un'ambizione che è in essere già, per esempio, a cui avete già cercato di mettere mano l'anno scorso con quel transito anticipatore e strepitoso in quanto a forza e anche come intensità, come velocità di tempi, che si verificò dal 5 luglio al 23-24 agosto 2022 e che fu la congiunzione epica di Urano in Toro, Nodo Nord in Toro e Marte in Toro. Quella fu epica, oggi si può dire, perché fu una sorta tipo di Marte e Urano in segno del Toro non sono esattamente in trono, sono in esilio, ragazzi, in caduta, quindi probabilmente più che cambiamento lì c'è stata una sorta di decapitazione, ovviamente intendete di distruzione, no? Cioè non riuscendo a trasformare qualcosa, a cambiarla, l'avete tolta, il che può essere svendita di qualcosa, vendita di qualcosa velocemente, liberarsi, ecco. All'epoca sembrava che non si potesse fare nient'altro che la vendita di qualcosa, l'eliminazione di qualcosa, anche la rottura di qualche rapporto, qualcuno probabilmente si è licenziato, no? E probabilmente era un lavoro di sottrazione. Oggi Mercurio retrogrado vi fa fare un recap per bilanciare un attimo per la serie, lo rifarei tornando all'anno scorso, e ora alla fine del transito, il 15, quando arriverà Giove, complice anche una luna piena in Scorpione del 6 maggio potente, avrete la vostra conclusione, avrete il cielo più pulito, avrete rielaborato e riprocessato quello che è successo. Qua stiamo parlando proprio nell'ambito di ottenere, cioè di crescere, ottenendo, guadagnando, raggiungendo qualcosa, un obiettivo, qualcosa di abbastanza tangibile, proprio come un obiettivo raggiunto, e poi quindi questi sono giorni di recap, di rivalutazione, di messa in discussione, sicuramente di cambiamento, nel senso che io l'anno scorso compro, vendo casa perché quest'anno avrei dovuto fare questa cosa, anzi no, con Mercurio retrogrado, anzi no. Farò un po' questo e un po' questo, questa cosa non la faccio più perché non mi interessa più, perché sono cambiati i presupposti, magari nel frattempo ho avuto un trasferimento, magari nel frattempo ho conosciuto una persona di Trieste, magari nel frattempo mi hanno chiamata a lavorare a Palermo, ok? Cioè proprio cose di questo tenore, cioè è tanta roba. Quindi, sicuramente c'è una messa in discussione, ci sono cambiamenti, ci sono aggiustatine. Dal 15 maggio alle 3:07 del mattino, quando Mercurio tornerà diretto, voi vedrete che tutto quello che sì, adesso lo voglio cambiare, ma se alzo il telefono non mi risponde dall'altra parte qualcuno, perché è come se ci fosse un blocco, come se l'energia non riuscisse ad arrivare a voi, perché evidentemente avete ancora bisogno di qualche giorno. Dal 15 maggio probabilmente le cose inizieranno a dipanarsi in una maniera molto molto veloce. Quindi la domanda che vi faccio è, rispetto all'anno scorso, se gli avvenimenti che state rivalutando sono collegati a quelli, lo rifareste? Questo è molto molto interessante, vi aspetto nei commenti e buon Mercurio retrogrado. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, con me c'è una special guest che oggi che col vostro segno non poteva non essere protagonista. Allora,
Il transito di Mercurio retrogrado in Toro, innanzitutto è un grande amico dei, perdonatemi a chi dà fastidio che mille transiti, ma tenere fermo un gatto non è una cosa facile e non posso chiudere la porta perché se le viene il pallino e sente che sto registrando, gratta di continuo e piange, quindi interromperebbe il video di continuo e poi io mi perdo e non giro più. Quindi so che c'è qualcuno a cui dà fastidio, ragazzi, sopportate. Tornando a noi, agli amici della Vergine, lo Stellium in Toro che c'è in questo momento è un grande amico degli amici della Vergine, quindi protegge anche la prima decade che, ma insomma, tutte le decadi hanno percepito l'ingresso di Saturno in opposizione che chiede maturità e presa di coscienza per quanto riguarda le proprie emozioni, no? Quindi questo Mercurio retrogrado in Toro, in un segno amico, quindi il vostro governatore in Toro, in un segno amico, vi sta consentendo di rielaborare in maniera migliorativa, proprio spingendovi ad un cambiamento, ad una maturazione, ad una comprensione maggiore delle cose, quindi poi inevitabilmente a raggiungere un certo benessere psicologico, vi sta aiutando a rivedere, riprocessare tutta una serie di cose, diciamo probabilmente gli ultimi 9-10 mesi, probabilmente state mettendo magari in discussione o rielaborando o così rivisitando cose, quindi ridando un valore diverso a cose magari accadute l'anno scorso tra luglio e agosto. Questi transiti possono collegarsi benissimo allo storico incontro di Urano, Marte, nodo nord nel segno del Toro del luglio e agosto 2023, no? Quindi magari in base a quelle vicende avevate preso una direzione, vi eravate allontanati da una persona, avevate fatto proprio delle considerazioni, no? Magari vi si era modificato improvvisamente lo skyline, nel senso di le prospettive. Perché? Perché magari qualcuno si era allontanato, qualcuno era arrivato, c'erano stati dei movimenti, delle sostituzioni, no? E quindi anche così, nelle vostre prospettive, in quelle che erano le vostre consapevolezze o i limiti che vi siete dati per fare o non fare delle cose, si erano alterati un po' gli equilibri. Adesso forse vi arrivano notizie, vi arrivano spiegazioni, chi si era allontanato, chi era arrivato, al ritorno si sposta, insomma ci sono delle modifiche, delle nuove consapevolezze per cui avete una nuova comprensione anche degli eventi, di quello che fu e quindi di quello che volete adesso, che probabilmente ritorna nella vostra vita riveduto e corretto. Qualsiasi cosa si dovesse riproporre in questo momento, in questo periodo con Mercurio retrogrado, chiede di essere rivista da un punto di vista diverso, quindi quello che questo transito vi chiede è cambiare proprio mindset, quindi forse cambiare la scala dei valori, non cambiarla dalla sera alla mattina, figuriamoci se una persona cambia, forse le priorità, forse magari non solo le cose di pancia, cose che vadano verso il benessere, ok? A 360 gradi. Non la soddisfazione di bisogni, ecco, il muoversi, il vedere la vita non attraverso la soddisfazione di bisogni, quindi il prendere quello di cui si ha bisogno, così, no? Di pancia, ma magari pensare a situazioni più equilibrate con maggior benessere, come se dovesse sviluppare una maggior consapevolezza del benessere. Questo si potrebbe verificare anche attraverso un lavoro di sottrazione che Saturno fa. È come se Saturno in opposizione vi togliesse delle cose, vi togliesse delle persone, vi togliesse delle relazioni, vi togliesse delle persone, vi mettesse dei limiti e tutto questo fosse finalizzato alla comprensione di un eccesso.
un eccesso di cui vi nutrivate. Qui stiamo parlando di pianeti in Toro, il vostro governatore, quindi è come se voi faceste una tappa ogni volta che il vostro governatore si sposta in un segno, è come se voi sperimentaste dentro di voi quella parte della vostra personalità mercuriale legata a quella simbologia. E adesso vi state cimentando magari col controllo, rivisitandoli ovviamente, col controllo, con la fame magari di affetto, con la chiusura, ragazzi, la chiusura mentale, nel senso che sì, io voglio progredire, ma lo faccio a modo mio, in una maniera misurata, questo lo faccio, questo non lo faccio, cioè non scomodandosi troppo, non mettendo in discussione troppe cose. Invece qui sembra che no, bisogna andare oltre il passato, oltre un po' le certezze illusorie e trascendere un po' questa materia, parliamo sempre di materia, di possesso, di controllo, e avere forse una maggiore fiducia che se lasciamo andare quello che ci fa male, quello che ci dà sicurezza e ragazzi quello che non possiamo avere perché non è nostro, probabilmente arriverà grazie a questo salto quantico che la persona fa liberandosi di qualcosa che non andava bene, arriverà in compensazione qualcosa di più luminoso e di decisamente più nutriente. Anche i punti di riferimento, anche gli insegnanti, i coach, i guru, i professori, le persone a cui, i presidi, no? Le persone a cui fate riferimento cambiano, si sostituiscono e vengono sostituiti da qualcosa. Perché? Perché a seconda del vostro grado di comprensione e di evoluzione dovete compiere un avanzamento. Fatemi sapere, quindi cambiamento, bisogna cambiare alcune cose. Fatemi sapere nei commenti che cosa state rivisitando e buon Mercurio retrogrado che per voi è potentissimo perché è il vostro governatore. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, quello che viene messo in discussione, con quello che dovete rivisitare con questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano e al nodo nord è il controllo che esercitate sugli altri o la convinzione illusoria che certe cose delle altre persone possiate dirigerle, controllarle e in qualche modo gestirle anche voi, quindi siano sotto la vostra influenza, che se ci pensi, quindi anche la libertà d'azione, che può essere il coniuge, persone più piccole, gli amici, diciamo che qui c'è una rivisitazione, scusatemi, e un cambiamento proprio nell'ambito delle aspettative, nell'ambito che poi se è un eccesso ma nella pretesa, nell'aspettarsi dagli altri una compensazione, un riconoscimento, un qualcosa che se c'è uno sbilanciamento tra dare e avere, di cui vi renderete conto con la luna piena in Scorpione, che porterà, no? A dire guarda che non puoi controllare tutto, guarda che queste cose non puoi controllarle tu, guarda che la gente è libera, ok? La luna piena in Scorpione vi mostrerà quello che non potete e probabilmente non dovete controllare. Quindi è un alleggerirvi poi alla fine da queste certezze limitanti. Milla c'è caduta proprio, mi sembra che sia la seconda volta che cade con il segno della bilancia, mi comincio a preoccupare. Perché sì, ci sono quando c'è magari troppo attaccamento, quando c'è una intima, perché qui stiamo parlando di qualcosa di intimo, l'intima convinzione che le cose vadano come dite voi, che voi riusciate a modificare certi eventi, ad avere un peso specifico su determinati eventi, che li riusciate a controllare, e non sono cose che riguardano unicamente la vostra persona, e se siete genitori, i figli minorenni, allora
se c'è uno sbilanciamento con la luna piena dello e voi non riuscite probabilmente a vederlo, con la luna piena in Scorpione probabilmente vi verrà mostrato quello che è invalicabile, cioè quello che non riguarda le vostre competenze. Questo è un transito molto evolutivo per quanto vi riguarda, perché allora è evolutivo per tutti, ragazzi, perché c'è un cielo che grazie agli assist di Marte e Saturno permette anche la comprensione, cioè la risoluzione della cosa che si presenta. Quindi ci sono grandi aiuti che l'universo offre a tutti, che sia la spalla che ci spiega, che ci aiuta, che ci indirizza. C'è una piena comprensione della cosa, no? Quindi c'è anche un aiuto del karma, dell'universo, a spezzare catene, a spezzare abitudini una volta per tutte e a lasciare andare modi di fare che senz'altro sono stati attinti dalla famiglia, perché qui, per quanto vi riguarda, questo è karma familiare, quindi sono abitudini, pensare di poter pretendere certe cose, vivere le relazioni in questo modo. Ripeto, qui siamo nell'ordine del possesso, del controllo, del pensare di poter controllare le cose degli altri, la psiche degli altri, la roba degli altri, nel pensare di sapere, di conoscere le cose per gli altri. Se c'è un eccesso in questo senso, la luna piena in Scorpione del 6 vi rivelerà quello che non potevate fare, quello che non potevate sapere, quello che non potete controllare, insomma, e quindi ci sarà comunque alla fine una liberazione del lasciare andare. Ripeto, state spezzando catene limitanti, ereditate, modi di fare, anche materialisti, no? Legati proprio al possesso, alle aspettative, al controllo, alla gelosia, anche riguardo alle cose degli altri, come se voi aveste l'innata percezione che se una cosa ce l'ha un'altra persona fosse stata sottratta a voi. Questa è un'incarnazione, è una dinamica specifica di questa incarnazione che voi avete assunto per spezzarla. È chiaro che è una cosa recondita, sottile, quasi non detta, una legge non scritta, non detta, che vi tramandate, no? Così, in famiglia, e nel vostro caso sarà rivelatrice, no? E quindi scardinante 2 volte, perché vi dovrete arrendere al oddio, questo non c'avevo, ma davvero devo stare nel mio, quindi è un rimettersi a posto, che viene esattamente dall'inversione dello stellium in Toro con Mercurio retrogrado, nodo e Urano opposto alla Luna. Avviene nel vostro caso esattamente nelle case opposte, diciamo, del tema natale, e quindi è tanto scomodo quanto rivelatore nel caso voi steste esagerando, ok? Se invece non accade assolutamente nulla che in qualche modo deluda le vostre aspettative, siete fra quelle creature mitologiche che hanno risolto il karma della dinamica nell'asse della materia. Creature mitologiche perché, vi ripeto, è una cosa che finché uno è nel mondo della materia, a meno che non faccia grandi percorsi di crescita, vive spesso nelle aspettative, ok? Nell'aspettativa nei confronti degli altri, cioè quella persona a me questa cosa me la dovrebbe fare, sì, da quella persona proprio non mi aspetto questo. Più sono sbilanciate, più avrete delle sorprese. Quindi fatemi sapere nei commenti come vanno queste cose. Nel vostro caso asse invertito, quindi è interessantissima la dinamica, ma sarete assolutamente da Marte e Saturno, come dire, sorretti e aiutati. Un grande bacio, vi aspetto nei commenti e buon Mercurio retrogrado con la luna piena in Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questo transito di Mercurio retrogrado congiunto ad Urano
al nodo nord e ovviamente al Sole, quindi forza Yang molto potente. Per voi è particolarmente importante, particolarmente sentito, perché porterà a riequilibratura, serve, lo state già facendo probabilmente. Poi la luna piena del 6 maggio darà un ulteriore contributo qualora non si fosse compreso, no? La direzione da prendere, ma questo Mercurio retrogrado vi serve per riequilibrare delle dinamiche legate alle relazioni interpersonali, l'io verso il noi a 360 gradi, quindi come vi proponete nei confronti degli altri, che tecnicamente, a seconda, stando a quello che ci dice l'astrologia, sembra un pochino controllante. Cioè voi avete bisogno di certezze, ok? Di presenza, no? Di sapere dov'è l'altra persona. Di contro però voi sto controllo non lo volete, lo esercitate, ma non lo volete subire, della serie tu devi stare fermo e io posso fare tutto quello che voglio o giù di lì. Siccome può succedere lo Scorpione, che ragazzi non vi offendete, insomma, no? Per crescere bisogna osservare delle zone d'ombra e insomma, lo Scorpione lo so che non ama farsi guardare le zone d'ombra, quelle dove non batte il sole perché c'è Plutone che nasconde, no? Però siccome avete una grande forza di trasformazione laddove arriva la luce, quindi anche con una verità, anche con un punto di vista, una riflessione, riuscite ad operare una cosa molto interessante, una guarigione dei rapporti interpersonali, no? Nella vostra personalità. Quindi che cosa accade se non è già accaduto? Che probabilmente se c'è un eccesso di queste dinamiche, no? Quindi magari il controllo, il possesso, oppure stringere delle relazioni magari per convenienza, per quelle che sono le simbologie taurine, quella persona sta bene, quella persona mi può offrire un lavoro, oppure accetto questo lavoro non perché mi piaccia, ma perché è ben pagato, no? Quindi magari tutto quello che è mera convenienza e non prevede il vostro cuore, la vostra passione, probabilmente deve essere scardinato, cioè deve essere limitato, deve essere rivisto, deve essere cambiato. Perché? Perché voi avete bisogno di emozioni, voi avete bisogno di cuore e quindi il pensare, per esempio, no? Se c'è l'errore di pensare alle sicurezze, no? Al tornaconto, alla stabilità, all'abbondanza che una situazione vi può offrire, ma che non vi piace assolutamente, visto che avete dei bellissimi trigoni di Marte, di Saturno, addirittura anche Plutone sta retrocedendo e dall'11 giugno sarà a vostro favore, ritornerà in un segno favorevolissimo, il Capricorno formerà anche il trigono con Giove e con Saturno, quindi avete tantissime possibilità di cambiamento, di riscatto, ok? Quindi non siate ossessivi. Tra le varie forme di controllo c'è anche quella di dire se non becco questa, se non accetto questa soluzione, non ne troverò mai un'altra, no? Ora, le sfumature del controllo e della paura di perdere il controllo, di perdere il sostegno, di perdere l'abbondanza sono, no, declinate da 1 a 10, quindi c'è chi ha talmente paura di non trovare niente in termini di lavoro, in termini di partner, magari anche con le amicizie, ed è talmente ossessivo che di solito quando c'è un estremo si trova veramente molto poco. Su questa cosa io anche l'anno scorso, quando c'erano Urano e Marte in Toro, io ho provato a dirvi di mollare il controllo, le paure, però chi non era pronto, non era consapevole, si è risentito. Però ragazzi, sappiate che non era per darvi addosso, era per non farvi perdere altro tempo nell'insoddisfazione, perché sulla Terra, nel mondo della materia, vige questa regola. Il modo per perdere qualcosa è volerla troppo. Cioè più siamo attaccati, ossessivi, di pancia, più noi non vediamo neanche quello che c'è, davvero non lo vediamo.
Chi vive nell'asse Toro-Scorpione, queste cose nei momenti di altissimo stress, nel momento di altissima difficoltà, non lo vede, non riesce, se non è supportato, se non chiede aiuto, non riesce ad alzare la testa, a respirare a pieni polmoni e a regalarsi, a concedersi quel po' di incertezza per cui ok, vediamo la vita che cosa ci dà. No, c'è proprio il bisogno di controllare, di possedere, di avere delle certezze e quelle di solito portano un'energia talmente bassa per cui il meglio non arriva. Quindi se è possibile ora con Mercurio retrogrado queste dinamiche di controllo a seconda da 1 a 10, c'è chi esagera, c'è chi lo fa un pochino, cercate di modificarle. Ok? E se c'è qualcuno, visto che Mercurio porta il consigliero, la persona sbagliata, se c'è qualcuno che magari gioca con queste paure per tenervi sotto controllo, no? E magari non vi dice la verità, non è chiaro, insomma, no? Crea quelle situazioni di gaslighting, di situazioni poco chiare. Se potete, visto che Mercurio congiunto a Urano vorrebbe proprio l'uscita da queste dinamiche, no? Una sorta di ribellione, se potete, iniziate progressivamente a sostituire le dinamiche tossiche proprio con con altre persone che non siano tossiche, quindi iniziare a relazionarsi, a sentire, anche a chattare se siete in un momento di solitudine e di isolamento con un tipo di persone diverse, proprio per far entrare nuova aria. Quindi apertura, voi avete tutta la possibilità con Saturno e Marte di far entrare nuova energia emotiva pulita. Uscite da binari, ecco ragazzi, uscite da binari che non vi danno la soddisfazione, non vi fanno sentire vivi, non vi danno l'abbondanza solo perché vi tenete stretti ad essi per paura di perderli. Quindi vi aspetto nei commenti, fatemi sapere come vanno le cose e buon Mercurio retrogrado con la luna piena in Scorpione che a un certo punto qualcosa lo scardinerà perché è la luna nel vostro segno ed è il trigono a Saturno e a Marte. Quindi confidiamo in questa luna, vi aspetto nei commenti. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti a questo transito che per voi, questo transito di Mercurio retrogrado, congiunto ad Urano, congiunto al nodo nord, che dice che ci suggerisce che sia ora di cambiare una sorta di routine, di abitudine, di forma mentis per cui, secondo cui, in base a cui vivete, impostate il lavoro, la vostra routine giornaliera, le vostre abitudini e le questioni di salute. Ora, cerchiamo di declinare. Siccome questo è un transito legato agli eccessi, se al lavoro avete l'abitudine di fare meno, no? Eccessi del segno del Toro, quindi possono essere la pigrizia o possono essere dati dall'eccesso di controllo degli altri. Parlo di ottave basse del Toro da correggere, quindi c'è chi va controllando, no? Un pochino, ci sono dei colleghi scomodi che a volte con il titolo, a volte senza neanche avere, la qualifica, sono un po' rompini, no? Stanno sempre a vedere se io ho fatto fino alle 5:05, tu alle 4:30 te ne vai, insomma, no? Queste ingerenze. O di contro forse siete voi quelli che alle 4:15 se ne vanno quando l'orario è alle 5. Insomma, tra l'altro potrebbero essersi già verificate queste cose, no? Cioè, Mercurio retrogrado già da 10 giorni, quindi delle tensioni, l'incrinatura di un'abitudine, se deve essere cambiata e se la misura è colma, potrebbe già essere
avvenuta, insomma, cioè si potrebbe già essere rimanata, la spiegazione può essere questa. Se vivete una vita con eccessi di pigrizia, di piaceri, probabilmente è arrivato o per questioni di salute, o perché ve lo dice un medico, o perché ve lo dice il partner, o perché a casa si lamentano che magari siete sempre sul divano, mangiate tanto, oppure le diete, il rapporto col cibo, insomma, no, qua parliamo cibo, mangiare, bere, qui magari anche l'eccesso di shopping, l'eccesso di spese, l'eccesso di cure estetiche, oppure il difetto di queste cose, no? Quindi nutrirsi poco, male, essere tirchi, no? Avidi, quindi non spendere per quello, trascurarsi, mettere tutto da parte per paura. Qui stiamo parlando proprio degli eccessi del segno del Toro, quindi o essere dissoluti e spendere i soldi come se non fossero i vostri, oppure essere con le manine tirate e quindi quello non lo faccio, chiedere agli altri che mi dai questa cosa, scusa mi è rimasto, no? Tutte quelle dinamiche, tutti quei modi di fare di chi ha paura di spendere, di dilapidare i propri possessi e quindi cerca di chiedere agli altri. Se per esempio si sono verificate queste cose, anche qui sembra essere arrivato il momento di cambiare. Insomma, per voi c'è un risveglio della coscienza che vi deve far uscire da tutta una serie di dinamiche e abitudini di comodo, un po' troppo controllanti, anche se in famiglia controllate le persone, gli amici, qualcuno si potrebbe scocciare, ma voi lo fate bonariamente, magari non ne siete consapevoli. Qua stiamo parlando del taurino, segno del Toro, fa le cose così a fin di bene il suo, ovviamente, e quindi la luna piena in Scorpione può far saltare dei tappi, degli altarini, e quindi vi può far capire che forse no, il problema è quello. Insomma, dove ci sono questi eccessi, queste cose, nella salute, nelle abitudini, in famiglia, sul lavoro, proprio il vostro modo di fare, quindi potremmo parlare a 360 gradi e potrebbe andare a toccare non solo la famiglia, non solo il lavoro, gli amici, il partner, il vicino di casa, non so come dirvi, no? Dove c'è anche, parlando taurinamente, anche magari la cocciutaggine, magari voi ovviamente non è che le cose nel mondo della materia succedono dall'oggi al domani. Se c'è una fissa, una cocciutaggine, un modo di fare che non ha, no? Che è legato a certezze illusorie che magari non hanno modo di esistere o non devono essere svolte in quel modo, gli input, l'universo, cioè, ce li manda di continuo. Se una cosa non succede, si arena, trova intoppi continui, però c'è in voi un modo cocciuto e ostinato di voler tirare fuori l'olio dalla pietra che potrebbe portarvi ad insistere. In base al grado dell'insistenza, no, dell'essere umano, da 1 a 10, la luna piena in Scorpione scardinerà, mostrerà quello che non avete capito di questo modo di fare, cioè scardinerà una certezza, una cocciutaggine, un'ostinazione, un'ossessione, una certezza illusoria, e grazie a Marte e a Saturno, che sono in mezzo come punti di talete, avrete una comprensione, ci sarà qualcuno che vi spiegherà. Se voi ovviamente siete nella chiusura e nel rifiuto taurino, ci sarà la spiegazione di tutto questo, ma l'universo sostiene che tutto questo modo di fare deriva da qualcosa che vi è mancato nell'infanzia. Marte in Cancro sta sollevando queste dinamiche, gli attaccamenti, i controlli nascondono qualcosa di emotivo, una fame emotiva che probabilmente è appannaggio del karma familiare, quindi qualcuno prima di voi ve l'ha ha trasmesso questo modo di fare, questo modo di soddisfare antichi bisogni che hanno una matrice emotiva. Fatemi sapere come vanno queste cose, spero di esservi utile in questa lettura, vi aspetto nei commenti, vi auguro un buon Mercurio retrogrado e una buona luna in Scorpione. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, questo Mercurio, questo lungo transito di Mercurio retrogrado congiunto a Urano
prevede, ovviamente probabilmente qualcosa è già successo, ma ci sono dei cambiamenti sentimentali che ovviamente sono nel bene, no? Però per voi che avete Marte in opposizione fino al 20 maggio potrebbero aver incrinato, non dico dei rapporti a 360 gradi, ma magari delle dinamiche. Quello che si è incrinato nel rapporto con il vostro partner, nel rapporto con un nuovo amore, nel rapporto con i figli, indica proprio un modo di vivere l'amore in qualunque sua forma che va rivisto. Quindi tutti questi pianeti del segno del, se qualcuno si sta allontanando è perché probabilmente c'è stato un egoismo da parte vostra, un eccesso di controllo, vi sto parlando di questioni taurine, magari una pigrizia, magari un essere troppo pantofolai, magari ragazzi un egoismo, no? Un egoismo taurino nel vivere l'amore, per cui il partner, secondo un'ottica taurina, deve soddisfare le vostre aspettative, i vostri bisogni, no? Quindi nell'egoismo esserci prima voi. Questo può esserci anche nei rapporti con i figli, no? Quindi quello che non verrà a galla vuol dire che non è tossico, che non è ottave basse e che secondo l'universo non deve essere corretto o comunque non ora. Vi ricordo che insomma l'universo non ci manda nulla che noi non possiamo reggere. Quindi l'aggiustarsi o meno delle cose dipende da voi, cioè da noi esseri umani quando si propone una sfida. Perché dipende molto da come reagiamo, da quanto siamo disposti a mettere in discussione il nostro bisogno di certezza, di possesso e di controllo e quanto ci riveliamo flessibili per amore dell'altro. Quindi se un figlio si allontana, chiede di allontanarsi, chiede un aiuto per andare a fare qualcosa e magari per paura, per controllo, perché non siete d'accordo. Faccio degli esempi, magari avete anche ragione, poi dipende, ovviamente queste sono indicazioni generali e ogni storia è a sé e quindi queste sono indicazioni che vanno recepite ed interpretate con buon senso, questo vale per tutti ovviamente, no? Però, se qualcuno propone di allontanarsi per fare qualcosa oppure vuole fare delle cose, aprire un'attività, iniziare un corso, se qualcuno vuole fare un cambiamento tra figli, partner e voi non siete convinti, il controllo, il possesso e non il semplice consiglio spassionato, da quello che ci dicono gli astri, potrebbe rivelarsi controproducente. Ok? Quindi sembra proprio che bisogna cambiare forma mentis. Questo è assolutamente. Nelle relazioni sentimentali, anche nel modo di divertirsi con gli amici, con le comitive, da quanto vedo, potrebbero riproporsi dei modi di fare, delle vecchie dinamiche, potrebbero tornare vecchie amicizie, qualcuno che vi aveva deluso, qualcuno che si era allontanato, non sapevate neanche perché. Insomma, possono ritornare dei vecchi modi del passato e qui, in base alla vostra consapevolezza, rinnovata, risvegliata, l'universo suggerisce di accogliere e abbracciare questo modo di divertirsi, queste vecchie dinamiche, queste persone in una maniera più consapevole, ok? Quindi se c'era un discorso di divertirsi troppo, di spendere troppo, di avere dei vizi, questi sono il rischio, l'amore per il rischio, le dipendenze, quindi magari divertirsi in una maniera eccessiva o rischiosa, l'universo vi propone di saper dire no, di
di non fare delle scelte di pancia, di non ricadere nel vecchio bisogno di soddisfare i propri istinti, che è una tendenza che potrebbe venirvi adesso, cioè rilanciarvi in vecchie abitudini deleterie, perché con Marte opposto vi sentite soli, abbandonati e non capiti. Ok? Se si rivelano queste dinamiche, questa volta l'universo vi dà la forza e l'assist per fare un passo indietro e per sottrarvi, ok? Il cielo inizia a mettersi bene, tutto quello che lasciate andare adesso, che accogliete proprio in ambito di amori, relazioni, cambiamenti e creatività, sbloccherà delle nuove dimensioni quando Mercurio tornerà diretto il 15 e Giove entrerà nel Toro. Quindi se voi reagite bene adesso, se voi vi comportate in una maniera diversa, ci sarà probabilmente un grande upgrade e tanta fortuna al vostro indirizzo. Comunque le cose che tornano, se siete capaci di rivederle corrente e dare un buon consiglio, voi vedrete che si sistemeranno molto velocemente. Cercate di non pensare solo a mettere in sicurezza, no, voi stessi, magari ecco il vostro tornaconto, cercate di fare una cosa giusta che faccia stare bene tutti. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e vi auguro un buon Mercurio retrogrado. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questo transito di Mercurio retrogrado congiunto ad Urano vi deve, ma già iniziato, vi sta insegnando a perfezionare la tecnica del lasciar andare. Sicuramente gli eventi, da quando Mercurio è entrato nel segno del Toro, che deve essere accaduto ai primi di aprile, ho una svista imperdonabile. Che ovviamente adesso colmiamo. Sì, il 4 aprile, siccome c'è stata già la congiunzione con Urano e col nodo nord, probabilmente vi ha già fatto entrare in contatto con una serie di disillusioni e certezze acquisite che evidentemente non erano certezze, ok? Quindi è come se l'universo adesso con Mercurio retrogrado vi stesse aiutando a perfezionare la tecnica del lasciar andare il controllo ossessivo che pensate di avere su qualcosa e soprattutto quelle che voi pensate siano delle certezze. Persone, situazioni, quella per me è una certezza, io di quella persona mi fido ciecamente, là ci faccio affidamento, sono sicura che ogni volta che vado a bussare alla sua porta ce la trovo. Sembra che andiamo anche nell'ambito delle pretese, lasciatemelo dire perché ci sono i pianeti in Toro, il Toro insomma, ha un atteggiamento bovino, per cui allora innanzitutto stiamo parlando di una congiunzione Mercurio-Urano nel segno del Toro, sono due pianeti che non sono in trono, quindi è chiaro che parlo di sfumature delle situazioni, delle personalità che non sono ad ottave altissime, ok? Quindi noi stiamo cercando, l'universo sta cercando di farvi mollare quelle finte illusioni, quelle convinzioni, ovviamente acquisite in famiglia, quei modi di fare ingenui e possessivi che ovviamente è poco elastici, per cui quando una cosa è vostra non può più essere di nessun altro, nel senso che è come se l'universo vi stesse facendo capire che le cose sono in evoluzione, che le cose si muovono, che le persone, le dinamiche fra le persone sono in evoluzione e quello che fu in passato non è detto assolutamente, soprattutto in questi tempi di grande cambiamento, con un Urano in Toro, che è il vostro governatore
e che già dal 2018 sta scardinando certezze illusorie e modi di fare un po' bovini, nel senso di ingenui, no? Convinti, cocciuti e possessivi. Quindi quello che è stato vostro non è detto che non lo fosse, ma le dinamiche, l'umanità si muove. Questa è come dire, la cosa da accettare, si muove e nulla che non siate voi o figli piccoli, se ne avete, o gli affetti ovviamente della famiglia, è in vostro controllo e possesso perenne, ok? Perenne, perché ovviamente ci si perde relativamente con le persone di vista, ma con le altre persone, se l'energia è in movimento, possono esserci degli allontanamenti, oppure se noi abbiamo appeso al muro un'etichetta per cui quella persona ci sarà sempre per me e poi non la vedete più, non ci vuole molto a comprendere, per esempio, che se uno va a bussare a quella porta, potrebbe, dopo molto tempo, potrebbe trovare anche un indirizzo cambiato. Quindi elasticità, lavorare sul controllo illusorio delle situazioni e anche sull'attaccamento, no? E su quelle che sono sicuramente le pretese, perché il segno del toro ha questa cocciutaggine, ha questo modo bovino che stanzia e invece stanzia e fa rimanere le cose così com'è, senza, finché ha come dire, la propria soddisfazione personale, no? Però insomma laddove non ci sia in questo asse della materia anche un contributo, ok? Probabilmente delle cose saltano, un contributo e un corrispettivo, perché qui si sta lavorando proprio nelle dinamiche dell'asse della materia, del do ut des, dell'essere convinti di qualcosa, del controllo, magari per qualcosa che fu, magari per qualcosa a cui non si è dato il giusto corrispettivo, magari un controllo non sincero delle situazioni. Insomma, tutte queste dinamiche, Toro, Scorpione, probabilmente già si stanno mettendo in discussione, già vi siete allenati a comprendere che non potete controllare le volontà, magari ecco, detta in maniera, come dire, facendo un esempio pratico, magari avete già capito che non avete il controllo di muovere magari le volontà degli altri come se fossero delle pedine su una scacchiera, ok? Questa è una cosa che l'Acquario potrebbe tendere a fare e in alcuni periodi ha l'abilità del fare, ma viene sottratta questa cosa nei tempi altamente evolutivi e laddove ci sono gli eccessi di tutto ciò. Quindi risveglio nelle giornate della luna piena in Scorpione, comprensione, manifestazione di ciò che è non controllabile, ok? Di ciò che è la nostra reale elasticità e le nostre reali intenzioni e grande aiuto da parte dell'universo in questa fase di crescita e di imparare a lasciare andare, perché Marte è a favore, Saturno è a favore e quindi ci sono gli appoggi giusti, la comprensione giusta, la spiegazione giusta, l'adeguata comunque, come dire, compensazione, ok? La maturità. La maturità dell'evento, della comprensione dell'evento e quindi la trasformazione dell'energia in qualcosa di più consapevole e meno coercitivo. Ok? Quindi transito altamente evolutivo, transito altamente utile. Ovviamente c'è Plutone nel vostro segno fino all'11 giugno, quindi inevitabilmente quelle che sono le dinamiche dell'ego personalità, no? Non ovviamente dello spirito, dell'anima, dei sentimenti altissimi,
con Plutone in Acquario, soprattutto quadrato ad Urano, simbolicamente quadrato ad Urano perché non sono al grado esatto, ma a un certo punto sicuramente quadrato con Mercurio, si bruciano, bruciano nel senso proprio di dissolvere, no? Le parti più in ombra della personalità, quindi sarà un cammino molto molto interessante, lungo 20 anni, che parte da questo Mercurio retrogrado che fa lavorare sul controllo, sul possesso, sull'aspettativa e sulla capacità di veder finire una cosa anche perché non l'avete alimentata e quindi così la tenevate lì, era come una certezza, ma era una certezza che ovviamente era illusoria, quindi con tutte quelle che sono le dinamiche taurine della situazione. Io spero di avervi offerto, no? Le basi, gli spunti per riflettere su queste dinamiche, perché ovviamente nei segni fissi Mercurio congiunto ad Urano retrogrado scardina un po' di più, poi ovviamente voi avete Plutone in Acquario. Vi aspetto nei commenti, vi mando un grande bacio e vi auguro una buona luna piena in Scorpione con Mercurio retrogrado. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano nel segno del Toro probabilmente vi ha già portato, no, di fronte a questa cosa nei primi 10 giorni di retrogradazione del pianeta Mercurio a comprendere che forse il modo di comunicare, di proporvi e di controllare le situazioni e quindi anche l'ostinazione nel non far entrare nulla, come dire, di nuovo, nel portare avanti quella che è la vostra convinzione, non trova più riscontro. Ovviamente, come dire, il modo cocciuto di imporsi, il modo controllante che magari avete proprio di usare la vostra comunicazione, quindi magari usare le parole al fine di controllare una persona, di controllarne le azioni, sempre nelle ottave taurine, no? Sempre nelle simbologie bovine, nel definire magari, no, dei contorni intorno alle persone per controllarle attraverso la comunicazione o manipolarle, ripeto, le azioni o comunque impedire un confronto equo tra voi e gli altri, no? Perché i pianeti in Toro creano una muraglia, un recinto fra voi e gli altri, però da quello che è, diciamo, da quello che suggeriscono le stelle, da quello che è l'asse, la struttura, no, del vostro tema natale, il controllo che voi attraverso la comunicazione, la parola esercitate sugli altri non è il controllo che gradite su voi stessi, ok? Quindi voi usate la comunicazione sicuramente in maniera strategica, ok? E forse consapevoli anche inconsciamente di questa dinamica, quando parlano a voi erigete dei muri, proprio non permettete che le cose entrino perché magari pensate che anche l'altra persona stia tentando di tenervi basso o sotto controllo. Poi però di contro, siccome stiamo lavorando sulle dinamiche taurine, di contro poi magari spalancate ingenuamente, convinti di una certezza che poi in questi transiti probabilmente si rivelerà per molte situazioni, non per tutte, però per diverse situazioni illusoria, magari poi date fiducia e spalancate il cancello del vostro orticello, no? A situazioni che vi sembrano gestibili, quindi a interlocutori, confidenti, consiglieri, persone che vi sembrano innocue, quindi a cui date fiducia, oppure che vi fanno sentire a casa, famiglia, quindi che magari ripropongono le stesse dinamiche comportamentali, energetiche, perché voi siete
degli emotivi, dei nettuniani, quindi voi percepite la psiche, l'energia di una persona, quindi permettete l'accesso al vostro mondo, no, personale, alla vostra sfera personale con ingenuità ad interlocutori che eventualmente, se con questi transiti dovessero saltare, vuol dire che non erano quella certezza su cui fare affidamento che ingenuamente avete coltivato, ok? Tutto quello che dal 2018 con Urano nel segno del Toro sta impedendo, come dire, i chiarimenti, le comunicazioni, ogni tanto crea frizioni anche con i fratelli, con le sorelle, con i cugini, con gli zii. Nel mondo, questa rivoluzione che voi state apportando, questi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo della comunicazione, proprio nel modo di usare la parola, sicuramente vi hanno dato una certezza, un'abbondanza, sicuramente c'è stato un miglioramento perché sono stati portati da Urano, che nel segno del Toro è un grande amico dei pesci, però è come se periodicamente questo Urano, e questa è la fase più, come dire, clou, perché sta per iniziare Giove in Toro che porterà questo cambiamento proprio a palesarsi e con esso tutto quello che non è stato fatto perché deve essere cambiato. È come se periodicamente, insomma, nonostante la positività del transito, ci si dovesse modificare un attimo, come se si procedesse per stadi di avanzamento in questa grande piccola rivoluzione che state operando proprio nel modo di proporvi, nel modo di comunicare. Magari avete iniziato a lavorare nella comunicazione, magari avete iniziato a lavorare come venditori, come commercianti, ad uno sportello, tutto può essere avvenuto dopo il maggio 2018, no? E in questo esercizio, in questo confrontarvi con il prossimo, quindi in questo uso della parola, adesso viene richiesto un lasciar andare vecchie dinamiche, vecchi modi illusori, ecco, di procedere che evidentemente non funzionano più, che forse sono andati bene all'inizio ma adesso non funzionano più e che verranno scardinati da questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, perché l'universo chiede di cambiare certe cose, quelle che non funzionano più e quelle che portano troppo le ottave basse del Toro, no? Quindi gli errori reiterati, ragazzi, gli errori reiterati che probabilmente, insomma, avete già visto essere segnalati dalle dinamiche, no? Dalle dinamiche di tensione. Quello che deve essere cambiato e tutte quelle che sono certezze illusorie, anche, come dire, macchinazioni, strategie, tutte queste cose qua possono rivelarsi palesemente nelle giornate della luna piena in Scorpione e quindi dimostrarvi che nella vita non si può controllare tutto, nemmeno con le parole, e che a volte certe cose si possono, come dire, possono anche tornare indietro, no? Ritorcersi contro. Quindi i transiti sono ottimi, c'è Saturno che nel vostro caso fa da punto di talete ma chiede responsabilità, maturazione e presa di coscienza. Senz'altro il triennio con Saturno in Pesci chiede una certa responsabilità, però sicuramente i pianeti in Toro sono grandi amici del segno dei Pesci, quindi presto arriverà Giove, che è il pianeta della grande fortuna, quindi si tratta di una nuova consapevolezza, di un nuovo inizio che vi porterà sicuramente, se assecondato, se accolto, se processato correttamente, vi porterà tutta l'abbondanza che un Giove in Toro per un anno può regalare. Quindi io vi faccio un grande augurio, vi aspetto nei commenti, buona luna in Scorpione, soprattutto buon Mercurio retrogrado fino al 15 maggio. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia stato utile, vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e buon Mercurio retrogrado a tutti.